Se non fossi madrelingua italiana, come studierei questa lingua? Questa è la domanda da 1.000.000 di euro. Questo video sarà a velocità naturale. Cercherò di parlare come parlo nel quotidiano. Sto registrando? Sì. Ok, farò una versione in inglese, però volevo fare un video anche in cui parlo un po' più naturalmente. La velocità dei miei video di solito è molto lenta e invece qui ho deciso di fare qualcosa di un po' più da pro. Di recente ho avuto uno scambio di messaggi con una persona su Instagram, che saluto se sta vedendo questo video, e ci siamo detti: ma noi studieremmo le nostre lingue, le nostre L1? Noi studieremmo queste lingue se fossero delle lingue straniere per noi? Ed è stata una domanda super interessante, perché effettivamente la cultura italiana è una cultura che io amo, ma la lingua italiana io certi giorni ringrazio che le coniugazioni, i clitici, tutte le costruzioni che conosco, ringrazio che mi vengano automatiche, perché è tanto lavoro e me ne rendo conto proprio perché sto studiando adesso francese, spagnolo e vedo che l'input arriva fino a un certo punto. E quindi da dove inizierei? Probabilmente inizierei come sto iniziando adesso, non come ho iniziato a scuola. A scuola metodo più sbagliato non mi viene in mente. Vi do una prospettiva di come ho studiato l'inglese e di quanto io abbia faticato, e vi do una prospettiva di come invece adesso mi trovi molto meglio a studiare lingue da adulta, con un metodo che abbia senso. Quando ho iniziato a studiare inglese, andavo a scuola, alle elementari, non avevo un metodo, non avevo un obiettivo, lo studiavo perché dovevo, punto. Grammatica, decisamente troppa grammatica e poca sostanza, poca se non zero conversazione, pochi giochi, poche attività interattive, poca diversificazione anche. Grammatica e basta. E diventando adolescente il metodo non è cambiato. Alle medie, alle superiori era sempre grammatica e a volte mi sono detta: ma perché sto studiando questa roba? Non so a cosa mi possa servire. E me ne sono resa conto viaggiando, me ne sono resa conto vivendo nel mondo reale e avendo effettivamente bisogno della lingua inglese. Finché non abbiamo bisogno di una lingua o finché non abbiamo un obiettivo ben preciso e chiaro e vivido anche nella nostra mente, è proprio difficile studiare una lingua in modo costante, perché poi non ci troviamo effettivamente un senso, perché poi diciamo: cavolo, potrei fare altre cose, e diamo meno importanza allo studio della lingua. La vita un po' mi ha dato un motivo per studiare inglese, per migliorare in inglese, e un po' per circostanze varie, un po' per situazioni appunto che sono successe, mi sono ritrovata a saper bene l'inglese dopo un'infinità di anni, dopo tantissimi anni. Mamma mia. Con lo spagnolo e col francese non sono minimamente a livello dell'inglese, ma mi sento sempre di star facendo dei passi avanti. E ad esempio con lo spagnolo mi sono ritrovata a non sapere niente, veramente quasi niente, a poter ordinare delle cose in un bar, in un negozio, e a riuscire a comunicare in Spagna, a Barcellona. E per quanto io abbia commesso errori, per quanto io abbia sicuramente detto delle cavolate, non avevo quella paura, quell'ansia e anche quel timore che avevo ad esempio quando parlavo inglese da adolescente, e non si tratta solo dell'età. Con lo spagnolo, col francese ho proprio avuto un approccio diverso e un po' vi ho già dato un incipit. Il punto numero 1, quasi direi il punto 0, ciò che per me è essenziale è avere un motivo, avere uno scopo, quello che chiamiamo motivazione.
E non si tratta di motivazione del svegliarsi ogni giorno alle 6 di mattina e studiare 5 ore prima di andare al lavoro, non si tratta di quella motivazione anche tossica del devi studiare così, ma proprio un motivo per cui tu, nonostante tutto, continui a studiare, nonostante tutto continui a voler essere in contatto con quella lingua, perché si tratta di studio, si tratta di avere costanza. Io diffido sempre da quelli che dicono: "Ah, bastano 2 settimane, basta pochissimo". Uhm, Non è una cosa sana, non è una cosa sana da pensare perché ci creiamo delle false aspettative e nella realtà dei fatti in 2 settimane si può avere un'infarinatura, si può imparare qualcosa, ma non impari a parlare la lingua a un livello B2. Parlo di livelli per comodità. Avere un motivo è un po' come crearsi un sentiero, crearsi quella struttura psicologica, quella struttura non di metodo, ma porca miseria, voglio imparare il tedesco, ho questo obiettivo, ho questa cosa che voglio fare perché c'è una persona che seguo online e voglio capire cosa dice. Tra 5 mesi voglio farmi un viaggio a Francoforte e voglio poter parlare in tedesco. Vorrei trasferirmi un giorno. Ho un parente, ho un partner che parla tedesco e quindi vorrei imparare per parlare con la sua famiglia o per parlare con questa persona. Di motivi ce ne sono tantissimi. Più il motivo è concreto, più il motivo è anche intrinseco, più il motivo parte da noi e non ci viene detto da qualcuno, non ci viene forzato dall'esterno, e più questo motivo ci farà continuare. E dedico tantissimo tempo nel mio percorso, ma anche come insegnante, nel far capire questa cosa, perché è un po' la base, secondo me. Poi, se ho un motivo o più motivi validi, quello che viene poi è munirsi di pazienza e accettare l'incertezza di quello che verrà dopo. Cioè, quando inizio a studiare una lingua, quando inizio ad approcciarmi a una lingua straniera, sarà tutto nuovo, sarà tutto difficile, sarà tutto strano. Ed è quello un po' il bello. È una cosa che spaventa all'inizio sicuramente, più si studiano le lingue o più ci si mette in situazioni del genere, più diventa anche facile abituarsi al ricominciare da capo. All'inizio bisogna accettare l'idea che tante cose non avranno senso e avere questa consapevolezza rende tutto infinitamente più facile, molto più facile, perché se io parto con l'idea che devo capire tutto, deve essere sempre tutto chiaro e mi domando sempre perché questo, perché quello, perché così, perché colà, diventa veramente tortuoso il percorso, diventa impegnativo, creiamo una sorta di difficoltà extra che non serve. Inizio ad immergermi un po' nella lingua. Do un'occhiata a delle frasi, dei testi, ascolto delle canzoni, cerco di conoscere un po' la cultura. Non mi faccio troppe domande. Non sto a sindacare su ogni singola cosa che vedo, ma dico: "Okay, va bene, tu sei così, perfetto". E mano a mano cerco di andare per piccoli blocchi. Io mi aiuto tantissimo con dei libri di testo, quindi con dei libri, proprio per studiare le lingue. Non libri solo di grammatica, per me è fondamentale perché capiamo un po' dove andare a parare. Io non posso iniziare a studiare una lingua prendendo un testo e analizzando ogni singola cosa. Più mi immergo in una situazione dove ho questi input, più mi ricorderò. Dobbiamo un po' fidarci del nostro cervello. Ovviamente serve un po' ripetere, ciò che in inglese chiamiamo active recall, quindi cercare di sforzarci di ricordare come si dice quel giorno della settimana, come si dice quel numero. Questo è un processo che diventa sempre più automatico, soprattutto se lo si fa giorno per giorno, o un giorno sì, un giorno no. Quindi
a giorni alterni. Non sono grande fan di chi, ad esempio, studia un giorno a settimana per 2 ore, perché penso ci sia tantissimo tempo di distanza tra, ad esempio, un martedì e il martedì successivo. Nella mia esperienza mi sono sempre trovata benissimo a fare, ad esempio, un po' martedì, un po' giovedì, un po' di più venerdì, sabato qualcos'altro, ma appunto, ecco, sentire qualche canzone, vedere un breve video, domenica magari no, poi lunedì qualcosa di nuovo e ogni giorno aggiungere dei piccoli blocchi. E poi si arriva a un certo punto dove secondo me la grammatica inizia a essere di aiuto e non qualcosa che diciamo che pizza. Dopo questa fase di ascolto e lettura, quindi una fase molto passiva, si arriva a un momento secondo me dove, ok, io voglio dire come sto, voglio raccontare cosa faccio durante la mia mattinata, voglio saper ordinare un caffè, voglio saper dire che sono allergica alle mandorle, voglio poter invitare un amico in italiano e in quel momento inizi anche ad allenarti a parlare. Puoi ripetere quello che senti per allenare la pronuncia. La tecnica dello shadowing ci farò un video perché è una tecnica che ho usato tantissimo per l'inglese e l'ho amata. L'ho scoperta all'università. Per me lo shadowing non esisteva, non avevo idea di cosa fosse. Invece all'università il mio professore mi ha aperto questo mondo. Parlare da soli o trovare qualcuno con cui parlare sono tutte cose essenziali. E secondo me si arriva in un momento dove diciamo: io riesco a ripetere quello che dicono gli altri, ma vorrei anche poter gestire io quello che dico. Cioè, non voglio solo ripetere delle frasi fatte, perché all'inizio è essenziale ripetere tantissimo quello che dicono i native speakers, quello che dicono i madrelingua. Poi si arriva in un momento, secondo me, dove vuoi effettivamente avere la maestria e la capacità di gestire tu il discorso. Io voglio dire cosa mangio per colazione senza dovermi ricordare e ripetere una frase. Vorrei vorrei fossi molto più attiva come cosa. Quando sentiamo questa necessità è lì che secondo me si sblocca un po' tutto. Lì ci vengono in aiuto tantissimo il ripetere tanto, il metterci in situazioni in cui abbiamo domande, un interlocutore o situazioni in cui dobbiamo effettivamente parlare. La grammatica in quel momento inizia a venirci tanto incontro, perché con la grammatica impariamo a collegare tutto ciò che abbiamo acquisito fino a quel momento. Ad esempio, io adesso in francese, se sento un video, riesco perfettamente no, riesco a capire bene diversi livelli, diverse velocità, mi trovo abbastanza a mio agio. Però se devo parlare non riesco a coniugare i verbi ed è qui che metto un po' in atto una delle cose più difficili secondo me a livello linguistico, cioè la teoria dello struzzo. L'effetto dello struzzo è un effetto per cui quando qualcosa ci spaventa cerchiamo di evitarla. Quando qualcosa, ad esempio un argomento non ci piace o non vogliamo saperne niente, facciamo finta che non esista, un po' come lo struzzo che in teoria mette la testa sotto la terra per non vedere il pericolo, per nascondersi. Quando effettivamente affrontare quel pericolo o affrontare quella difficoltà ci sbloccherebbe tantissimo e renderebbe tutto molto più semplice e faremmo dei progressi incredibili se solo riuscissimo ad affrontare quella cosa. Perché di solito ci immaginiamo questa grandissima montagna che non può essere scalata. Se invece riusciamo a dedicare un pochino di tempo a domandarci cos'è che non riesco a fare e ci impegniamo su quello, piuttosto che cercare la gratificazione di quello che sappiamo fare bene, il cambiamento che vedrete è immenso. Lavorare un pochino su ciò che ti crea dubbi, difficoltà, insicurezza,
giorno per giorno, volta per volta, ti dà una sicurezza incredibile. Ed è un po' quello che sto facendo adesso con il francese, appunto. Mi sto immergendo nelle coniugazioni e sono un argomento che spaventa, così come sicuramente è un argomento complicato quando si tratta dell'italiano, ma prima o poi so che lo vorrò affrontare perché se voglio effettivamente parlare della mia vita, parlare di quello che ho fatto, che sto facendo, che farò, cosa farei, cosa non farei, ho bisogno delle coniugazioni. E per quanto possano essere complicate, è tutto gestibile. Nessuno mi corre dietro, quindi vi voglio lasciare con la conclusione di questo video con questo pensiero. Con quale argomento stai facendo lo struzzo? Scrivimelo giù nei commenti. Io spero veramente che questo video vi possa essere piaciuto. Vi lascerò giù in descrizione e qui la scheda con il video in inglese. E come sempre ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao!